Monet, su cosa ci siamo concentrati per fare il nostro progetto artistico dedicato a Claude Monet? In realtà non su quello su cui tutti si concentrano, ovvero tutti pensano che Monet sia l'artista del colore o dei colori e in movimento, ovvero immortalati nel loro muoversi nella scena ritratta. Invece per noi è il contrario, cioè è quello per cui si crede che Monet sia il fondatore di quella corrente artistica chiamata impressionismo, ovvero l'impressione momentanea, istantanea, ferma. Quindi anche le pennellate che negli impressionisti sembrano tutte in movimento, in realtà servono per identificare un momento preciso, una cosa ferma. Per creare qualcosa di fermo in profumeria abbiamo pensato a delle note acquatiche ma ferme e a dei fiori, ovviamente, per rientrare dalla finestra con la parte olfattiva della casa di Giverny, dove il pittore ha speso tutta la sua vita fino alla morte, creando questo quadro dal vero con giochi di fiori, appunto colori, appunto vialetti, ma dove tutto era comunque fermo. Perché? Perché erano ruscelletti che sfociavano in laghetti, quindi non c'era nulla in movimento fondamentalmente. Quindi questo senso un po' di quiete, anche un po' di morte, ma di morte olfattivamente creativa. E quindi questo abbiamo fatto con Monet. Abbiamo preso la parte più, diciamo, cosmetica dei fiori ormai morti, e quindi del bocciolo di rosa canina, quello che resta dopo che il fiore viene meno, e possiamo identificarlo in realtà anche con il frutto da questo punto di vista, ma in realtà è la parte dormiente del fiore che si prepara già al seme successivo, quindi la parte un po' ferma anche qui, e ci abbiamo creato intorno una olfattività molto cimiteriale ma acquatica, ovvero quella lagustre. Il fiore più lagustre e presente nel giardino di Monet, appunto, è quello della ninfea. Cos'è una ninfea? Di fatto la ninfea tutti pensano che sia il fiore, invece la ninfea in realtà è la pianta sotto. È quel concetto di iceberg, appunto, anche di sotterraneo, ma nell'acqua è subacqueo, quindi è la parte morta che sfocia in un bellissimo fiore. Questo fiore non essendo un fiore da albero che emerge dalla terra ma subacqueo, crea delle note molto salate, molto floreali ma molto salate, ma soprattutto grasse, quindi non fresche. È tutto il contrario del fiore, è una manifestazione di una pianta subacquea. Quindi questo salato, questo floreale, che vanno a portare il sapone da barba a esplicare tutti i suoi principi cosmetici della rosa canina, dell'estratto di rosa canina italiana questa, perché con più sole la italiana riesce a potenziare l'effetto fondamentale, cioè quello della vitamina C, il levigante e l'estrudente della vitamina C. È un po' come se fosse un antirughe, ma in rasatura in realtà serve per tendere il viso quando lo si utilizza. Quindi rosa canina in estratto, potere levigante, grande montaggio dato dall'olio di rosa canina che ha in sé dei principi sequestranti dell'acqua e quindi facilmente montabile con il pennello. Passando alla parte olfattiva, nella sua parte aftershave, quindi dopo barba e quindi elemento naturalmente conseguente al sapone da barba, abbiamo questa fragranza che in base alcalina, quindi saponificata, stava un po' sul blando, un po' sul pelo dell'acqua, mentre quando lo si va ad usare in post rasatura con l'aftershave e il dopo barba, tira fuori tutte delle note talcate, delle note talcate un po' da anche antica barberia da questo punto di vista, perché il talco è molto matchato sul concetto barberia antica. Tutto quello che però è molto interessante dell'accordo olfattivo che ho creato sull'immagine della ninfea è nella colonia. Colonia che, come sempre, è possibile usarla come preprofumo o per chi non ama i profumi molto potenti e invasivi,
acqua profumata, alcol vegetale come nell'aftershave da fermentazione dell'orzo, che qui sì che apre tutta la sua piramide olfattiva, ovvero tutta la difficoltà che ho avuto nel creare questa fragranza sta nel fatto che la ninfea non ha un olio essenziale, non ha un'assoluta, non ha niente di profumato. Bisogna andarlo a ricreare in accordo. E per creare questo accordo è stato abbastanza complesso, infatti ci sono molte note olfattive, quelle di testa sono tutti frutti dolcissimi. Capo di questo gruppo la banana, per esempio, ma nella parte di cuore si va a prendere tutte quelle note olfattive bianche, così care alla profumeria femminile, ma che ci piacciono tanto anche a noi uomini, ovvero il gelsomino, il mughetto, quindi fiori bianchi ma secchi, una violetta che porta tutto anche qui intalcato, che è la vera nota talcata che troviamo nell'aftershave, e delle note di fondo molto molto particolari che vanno, grazie al patchouli e alla vaniglia, a creare un accordo che sembrerebbe femminile, ma invece grazie al patchouli di origine asiatica tende a diventare tutto più minerale. Detto questo, concludiamo dicendo cos'è per noi Monet. Per noi Monet è il sapone più delicato della nostra linea, essendo anche a fragranza ipoallergenica. La rosa canina, che con le sue vitamine C non fa che migliorare qualunque tipo di pelle, quindi è un po' trasversale, e la sua facilità di montaggio rende palpabile quella sensazione un po' di leggerezza che si voleva evocare come nella passeggiata nei giardini di questo grande pittore.